So we're live now. Yeah. Yeah. Okay. Well, our Dandavat pranams to all the Vaishnavas present physically and virtually. Translation is by Krishnakanta who dissolved. Absconded. And we are continuing with our questions and answers. Stiamo continuando le domande e risposte, saltate tutte. So the last question that we had on Facebook was about the Gayatri mantra, right? Somebody was asking, what about all these people who are without having received the Gayatri mantra from a guru, they're chanting it on many occasions, in different ways. What is the result of this chanting of the Gayatri mantra? Something like that, right? Allora, l'ultima delle domande che abbiamo ricevuto era a proposito della Gayatri mantra e qualcuno chiedeva forse appunto che il fatto che questo mantra è solo per la meditazione e deve essere ricevuto da un maestro, per poter essere cantato, mentre invece vediamo come oggi un po' tutti, soprattutto appunto nel mondo dello yoga, così lo cantano ad alta voce senza essere stati iniziati. Qual è il risultato di questo tipo di canto del Magari fatto in questa maniera non ortodossa, diciamo? And what we can say is that there is a difference between actual divine sound that is descending from above and something that we vibrate with our vocal system or our mental system. Certamente c'è una differenza tra il suono divino che riceviamo quando viene ricevuto da un maestro spirituale autentico e un suono che invece possiamo vibrare con le labbra, con la bocca, la lingua, il collo. So, I mean, if somebody wants to chant these mantras, then no, I don't have a problem with that, but I cannot say that they are connecting with the actual divine aspect of that Gayatri mantra. Ovviamente se qualcuno vuole cantarlo non è niente io da appiattare, però penso che siano davvero connessi con quello che è l'essenza, l'aspetto spirituale di questo mantra. So first of all, this mantra must be received from a pure sadhu, from a genuine devotee. Must be received. Innanzitutto questo mantra deve essere ricevuto da un puro devoto, da un sadhu. There was one occasion when Srila Sridhar Maharaj gave Gayatri initiation to someone, and there was someone there, and normally when such initiations would take place and our gurus would allow persons who had already received the Gayatri to be present, but persons who hadn't received it yet, they would not remain there. But there was an occasion when someone who had not yet received the Gayatri mantra, they listened in when, I don't remember what the circumstances were, if they were like being a little, cheeky, or if it was something more innocent, I'm not sure. But this was mentioned later to Srila Sridhar Maharaj, oh, so-and-so, they were listening in they weren't meant to be there, they were listening in when you gave that Gayatri to someone else. E una volta è successo che il guru del nostro guru, Srila Sridhar Maharaj, stava dando l'iniziazione a questo mantra a un suo discepolo e accade che qualcun altro, in qualche modo, un po' di nascosto, non ricordo bene come, comunque che non aveva ricevuto già questo mantra, lo ascoltò e di solito questo è un mantra che si dà cioè quando c'è questa speciale cerimonia dell'iniziazione al Gayatri mantra,
possono ascoltarlo, questo mantra, solo o chi l'ha già ricevuto o chi lo sta per ricevere in quel momento perché sta per essere iniziato. Invece chi non l'ha ricevuto non può ascoltarlo, di solito si fanno uscire le persone dalla stanza. Però in quell'occasione appunto qualcuno, non so se attraverso la porta o dentro nella stanza stessa, che non aveva già ricevuto l'iniziazione, lo ascoltò e allora questo fu poi riferito da Ashram Maharaj, gli dissero questa persona non ha iniziato il mantra ma lo ha ascoltato mentre lo stavi dando a quest'altro devoto. And so Srila Sridhar Maharaj was not disturbed, and he simply said, well, it was not meant for him. It wasn't meant for that person. Srila Maharaj No non fu problem. particolarmente disturbato, Yeah, it se was non not era per giving lui, non lo stavo Yeah, I dando, wasn't giving it to him. non lo Yeah. stavo dando a lui. So, you know, his Srila Sridhar Maharaj's consideration was like maybe he heard something, you know, in his brain, but he did not receive that spiritual transaction did not take place with him. It was not intended for him. E quindi Srila Guru Maharaj disse, sì, magari ha ascoltato il suono, ma non c'è stata una transazione tra di noi, quindi non ha veramente ricevuto questo mantra, questa transazione tra noi non è avvenuta, e non lo stavo dando a lui, non lo stavo dando a qualcun altro. And then, even if someone has received the mantra in a proper way, if they are not following the practice properly, if they're not chanting with the proper consciousness, then they're also not getting much of a result. Everything depends on consciousness. E comunque anche chi l'ha ricevuto nel modo corretto, però poi non lo pratica, non lo canta, non lo recita nel modo corretto, anche queste persone non ricevono il beneficio della pratica nel modo completo. Our gurus, they're always warning us of this fact. You know, should we have the audacity to think that we're able to vibrate Shuddha Nam, that we can chant the pure name with our mundane tongue? How can we chant? How can we vibrate a pure transcendental name? I nostri guru ci hanno messo in guardia da questo, appunto ci hanno cercato di farci capire che non dovremmo avere l'audacia di pensare che stiamo veramente vibrando il nome divino, il nome di Dio, di Krishna, con le nostre lingue materiali. No, we have to think that this mantra is super subjective to ourselves. You know, the Hare Krishna Maha Mantra, Gayatri mantras, they are existing in a higher plane than we ourselves. Dobbiamo pensare a questi mantra come il mantra Hare Krishna o il Gayatri mantra come situati in un piano super soggettivo, sono ben oltre la nostra portata. Non dobbiamo pensare che noi abbiamo l'audacia di poter veramente pronunciare quei nomi in maniera pura, stiamo veramente preferendo questi mantra. We are praying that these mantras will descend and reveal themselves to Piuttosto us. preghiamo che questi mantra discenderanno e appariranno nel nostro cuore. There was one occasion when some of Srila Saraswati Thakur's disciples, they received second initiation, and after their initiation ceremony, they were sitting together and discussing some of the words in the Gayatri mantra. Una volta accadde che dei due discepoli di Sarasvati Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, avevano appena ricevuto la seconda iniziazione e tra di loro stavano discutendo del significato di alcune delle parole contenute in questo mantra. In particular, I think it was this phrase Pushpa Banaya, describing shooting arrows of flowers, something like that. There's some mention like that in one of the Gayatri mantras. In uno dei Gayatri mantra c'è questa espressione Pushpavanaya e loro stanno discutendo di questo come lanciando frecce fiorite. And Saraswati Thakur, he overheard this and he was disturbed. E Sarasvati Thakur gli era capitato di ascoltare questa conversazione ed era disturbato. Because their mood was, they did not have the proper reverence in the way that they were discussing this. Perché aveva notato che non avevano l'attitudine, la riverenza adatta nel discutere questi
questo mantra. They were taking it too lightly and too much of a theoretical thing. Prendevano troppo alla leggera in maniera troppo teorica. And Saraswati Thakur, he told them, I have been trying to offer a flower to the body of Krishna for so many thousands of lifetimes, and still I have not been successful. E Srila Saraswati Thakur commentò, è da migliaia di vite che sto cercando di offrire un fiore a Krishna e ancora non ho avuto successo. So for those who really understand the value and the substance that is here, they realize this is something so high, so far beyond. Per coloro che hanno un vero apprezzamento per questo, possono appunto capire quanto davvero è oltre di noi, siamo così lontani da quella dimensione spirituale. This is, these are not, cheap and light things that we can play with in our mind. Queste non sono cose, argomenti di basso livello, economici, delle quali possiamo discutere e trastullarci con le nostre menti. So the first step of approach towards these mantras is to have the proper mood of regard. Quindi il primo passo quando accostiamo questi mantra è appunto di avere il giusto riguardo, rispetto. And so we are not throwing them around in any time, place, and circumstance. We're following some guidelines as to how they will be chanted. Quindi non è che li spanderiamo, li cantiamo così qua e là, ovunque, ma seguiamo un metodo, un processo che ci è stato dato per cantare questi canti. Of course, anyone can do whatever they want, Ovviamente chiunque può fare ciò che vuole. But we're simply saying if you want to get the real results, then there is a particular process by which that will be gained. Ma quello che sto dicendo è che appunto se vuoi ottenere il vero risultato, il beneficio di questo canto, c'è un metodo da seguire, devi approcciare in una certa maniera. So the first thing is that they must be received from a qualified guru. E quindi la prima di queste procedure che devono essere ricevuti da un guru autentico, da un maestro spirituale autentico. And these Gayatri mantras, they are normally used in meditation, so they are chanted silently. E normalmente, tradizionalmente, questi Gayatri mantra vengono cantati in meditazione, non è per il canto ad alta voce, ma è una procedura meditativa. And there are more regulations connected with these Gayatri mantras. The Maha mantra is very merciful. Maha mantra is pure raga marg. There is more freedom there in the chanting of the Maha mantra. Any time, any place. Per quanto riguarda il canto del Maha mantra di Krishna, non c'è nessuna regola o regolamentazione, può essere cantato in qualsiasi momento, è veramente ragamarga, è veramente misericordioso, non ha bisogno di regole e regolamenti per essere cantato. Mentre invece per quanto riguarda la Gayatri mantra, tutti questi set di Gayatri mantra hanno bisogno di regole e regolamenti per essere cantati e meditati. But the Gayatri mantras, they are normally chanted by Brahmins, and so there are rules, regulations connected with them. Generalmente il Gayatri mantra è cantato da Brahmini, Brahmana, quindi e ci sono appunto delle regole e dei regolamenti da seguire per il canto di questo tipo di mantra. They're meant to be chanted at particular times, at the 3 junctures of the day. Devono essere cantati, cioè meditati in particolari momenti del giorno, nelle 3 giunzioni del giorno, all'alba, al mezzogiorno e al tramonto. One should be clean, should be fresh and clean, and as Gurudev said, preferably empty stomach. Bisognerebbe essere puliti, cioè docciati con abiti puliti, a stomaco vuoto. You're meant to be facing particular directions. Con lo sguardo, con il volto, il corpo posizionato in una certa direzione. So, there is a particular process that has been described for the chanting of these mantras. C'è un metodo
particolare che viene dato per cantare questi mantra. Otherwise, the result will be something in the realm of karma or even vikarma, bad karma. Altrimenti il risultato sarà nella sfera del karma oppure addirittura del vikarma, del negativo, cioè sia un karma positivo che negativo. And we are not interested in that. We want to use these mantras as they were intended to help us in our journey towards divinity. Ovviamente noi non siamo interessati in nessun risultato materiale, noi vedremo che questi mantra ci aiutano per lo scopo per il quale sono intesi, che ci aiutino a progredire nel nostro viaggio verso la divinità, verso il mondo spirituale, la sfera spirituale. Ganachayate iti Gayatri. That it is the meaning of Gayatri is that which is sung and will affect liberation. Il significato di Gayatri appunto è quella canzone che verrà cantata e come effetto sarà la liberazione. The Gayatri mantras, they have this power. They can purify us and bring us to the platform of liberation. Il potere di questi mantra, di Gayatri appunto che ci purificano e ci portano verso la liberazione dal piano materiale. Gurudev mentioned about the Kama Gayatri mantra, that if someone will chant that faithfully, I'm trying to remember exactly if he said two times or 3 times, maybe he said if you chant it 3 times a day for 1 year, then all lust will be removed from your heart. Non ricordo esattamente, ma il nostro Gurudev Yes, he told that to Acharya Maharaj told me. Disse ad Acharya Maharaj, il quale disse a me, che Gurudev gli disse che il Kama Gayatri mantra, se si canta il Kama Gayatri mantra, se lo si canta per 1 anno, per 3 volte al giorno, di fila senza interruzioni, tutto il Kama, tutta la lussuria scomparirà dal nostro cuore, dalla nostra mente. So, we're not here to say, oh, if you don't do it properly, this and this is going to happen to you. It's simply, everyone is an individual, everyone has their choice, and we can only say this is the correct process which has been recommended to us by our gurus. Quindi non siamo qui a dire che cosa invece accadrà se non lo fai nel modo giusto, eccetera. Però questo è il metodo in cui ci è stato insegnato. Ed è quello che seguiamo, che ci è stato dato dai nostri maestri. Can you do another question? Answer? Yes, of course, yeah. But Kat had a question too. Yeah, that's what Oh, okay. I didn't have a question. It's fine. Okay. Yeah, Kat had a question. Anche Carmi Had- una domanda? We had more questions from Giridhar, but they were a bit too complicated. Diremo anche più I didn't domande da understand. guidare, ma vabbè, sono troppo complicate per spiegarle adesso. The Kat had a very nice question about transitioning from the traditional yoga systems to the practice of bhakti. Is that right? La sua domanda è sulla transizione, il passaggio tra la pratica tradizionale dello yoga verso il bhakti yoga. We can say that the Vedas, as we know, they outline many different paths of progress. Possiamo dire che i Veda, come sappiamo, indicano e descrivono diverse vie per il progresso. And they can be divided, from one angle of vision, they can be divided into 2 principal categories. E possono essere divise, da un certo punto di vista, in 2 categorie principali.
Aroha Panta, which means the ascending method, di Aroha Panta, che è la via ascendente, il metodo ascendente, and the Avaroha Panta, which means the descending e method. del Avaroha Panta, che è il metodo discendente. And so the Aroha Panta refers to practices which are based upon one's own endeavor. E la via ascendente della Aroha Panta sono pratiche che si fondano sulle proprie forze, sulle proprie capacità di Endeavors sforzo. endeavors based on physical, mental, or intellectual Sui efforts. propri sforzi fisici, mentali, intellettuali per elevarsi. You know, there are many different austerities that persons may carry out. Ci sono descritti diversi tipi di penitenze, di austerità che le persone possono involving ice cold water, burning fire, burning sun, all kinds of things. Stare nell'acqua gelata o i fuochi tutto intorno, caldo, cioè sottoporsi a questo genere di austerità. Extreme fasting, O digiuni estremi, hatha yoga, ashtanga yoga le practices, pratiche dell'Hatha Yoga, dell'Ashtanga Yoga. Cultivation of spiritual knowledge in the sense of distinguishing between matter and spirit. La coltivazione della conoscenza, intesa come distinzione tra lo spirito e la materia. In trying to like dissect the material coverings in order to understand what is spirit. Cercare di sezionare, di studiare, di analizzare tutto ciò che è materiale ed eliminarlo per arrivare a quello l'essenza spirituale, capire che cos'è lo spirito, il tipo di conoscenza. And the idea behind all these practices is to become purified from material attachment. L'idea che c'è, che sostiene tutte queste pratiche, l'intento di appunto purificarsi da tutte le contaminazioni materiali, dagli attaccamenti materiali. One will become purified of all material desires, all material conceptions, and come to the platform of liberation, moksha, freedom from the entanglement of this world. Quindi lo scopo è quello di purificarsi da tutti gli attaccamenti materiali, da tutte le concezioni a ripulire la coscienza da ogni concezione materiale, da ogni connotazione materiale per arrivare alla liberazione, una liberazione da questo piano di esistenza, il ciclo di nascita e morte. Freedom from the wheel of samsara, birth, death, old age, disease. Liberazione dalla sofferenza materiale, dal ciclo del samsara, della nascita, della malattia, della vecchiaia, della nascita, della morte. Freedom from karma, from reactions, material reactions. La libertà dal karma, cioè dalle reazioni materiali. So this is, as we said, this is what is called Aroha Panta, the ascending path, the idea being that one is trying to ascend on the basis of one's own effort. E quindi questo è questa via descritta appunto nei Veda, queste varie pratiche descritte, con le quali appunto uno con i propri sforzi di vario genere cerca di purificarsi e di ascendere verso la concezione spirituale, il piano spirituale. And such persons, they generally conceive of the absolute as being this impersonal, non-differentiated plane of consciousness, or Brahman, Brahma. In genere la concezione dell'assoluto che motiva queste persone è appunto di raggiungere questo piano dell'assoluto indifferenziato, senza forma, senza qualità, questo aspetto spirituale onnicomprensivo dell'assoluto, il Brahman. So they see that this whole world of variety, of
dynamic movement, feeling, so on and so forth. It's all based on illusion. And this plane of non-differentiated oneness, this is the highest reality. The goal of life is to merge into that plane. Quindi vedono invece questo mondo di emozioni, di sentimenti, di varietà, di movimento come un'illusione, mentre invece la realtà ultima è questo unico spirito senza forma, senza attributi, senza qualità, questa luce informe e astratta, e il loro scopo è quello di fondersi in questo spirito, perdere quindi ogni qualità materiale e diventare uno con questo Brahman. And the practice of such persons is based on a spirit of renunciation. E queste pratiche si basano su uno spirito di rinuncia. They see that this world is an undesirable plane, which is full of negative karmic reactions, and so best is to reject it. Quindi vedono questo mondo come qualcosa di negativo, pieno di dolore, di sofferenza, dalle quali vogliono liberarsi per fondersi in quel piano spirituale. All the enjoyment, all the pleasure of this plane, number one, is based on illusion. It is based on a false conception of identification with the material environment. Tutte le gioie e i dolori di questo mondo innanzitutto sono basati sull'illusione, sulla falsa identificazione del sé con questo aspetto materiale dell'esistenza. So the enjoyment of this world, number one, is based on an illusory conception of life. Number two is very temporary. Quindi innanzitutto è basato sull'illusione, tutte le esperienze che facciamo in questo mondo sono illusorie, e numero due sono temporanee. And number three invites a negative reaction. E una terza connotazione negativa invita una reazione negativa. So just if we take a simple example, I had a lot of potato chips earlier. Se possiamo fare un esempio semplice, ho mangiato un sacco di patatine prima. I had too many potato Ne ho chips. mangiate troppe. Because once you start eating potato chips, you can't stop. Perché quando inizio a mangiare le patatine non riesci più a smettere. So I got some pleasure out of that. Quindi ho certamente tratto piacere da questo. But why? Because I'm identifying with my stomach. Perché? Perché mi identifico con lo stomaco. If I was identifying with soul, then that would not mean anything to me. Se mi fossi identificata con l'anima, questo non avrebbe nessun significato per me, nessun valore. And the pleasure I got was very temporary. It only lasted for the duration of chewing and swallowing. Il piacere fino a tratto è stato estremamente temporaneo, è durato solo il tempo in cui stavo masticando. And three, it will give me a stomachache. E come risultato mi daranno un mal di stomaco. So these persons, this is their analysis, and I think, oh, it is best we just give up the whole thing. Quindi è meglio abbandonare tutto, rinunciare a tutto, questa è la loro via della rinuncia. This world is too troublesome. Questo mondo è troppo pieno di guai, di problemi, di tribolazioni. So then in come the bhaktas, the devotees of Krishna, and they object to E this. invece adesso entrano in gioco i devoti di Krishna, i bhakti, che obiettano a questo. And they say, well, actually, renunciation is very unnatural. E dicono che la rinuncia in realtà è davvero una cosa innaturale. The problem is that your approach to this world is based on exploitation. Il tuo problema è che il tuo modo di vedere questo mondo è con un'attitudine di sfruttamento, approcci questo mondo con questa attitudine. There's nothing wrong with pleasure, there's nothing wrong with beauty, there's nothing wrong with enjoyment. But the point is that you cannot take it for yourself. That is unnatural and In realtà reactionary. non c'è niente di male, non c'è niente di negativo nella bellezza, nel divertimento, nel piacere, ma la cosa innaturale è che tu prendi tutto questo per te stesso.
Questo è ciò che non è naturale. By nature, we are feeling, desirous beings. Per natura noi siamo entità che desiderano, esseri che provano desiderio, piacere. It's just that all has to be readjusted in connection to a higher plane. Solo che questa ricerca, questa soddisfazione del desiderio e del piacere deve essere riallineata, dobbiamo riallinearlo con l'essere supremo, con la sorgente. Beyond your Brahman, there is another plane. There is a plane of dynamic. There is a dynamic spiritual plane beyond that. Oltre questo piano del Brahman di cui queste persone parlano, esiste un altro piano di realtà ancora più elevato. So there's nothing wrong with variety, with feeling, with taste, emotion, desire. Non è sbagliato con il piacere, con i sentimenti, con il desiderio, con la bellezza, la varietà. But all of these things, they have to be dedicated to that higher plane. Tutte queste cose devono essere dedicate a quel piano più elevato. Esistono anche in quel piano più elevato. To exploit for one's own interest is reactionary. To renounce in fear of those reactions is abnormal. Quindi sfruttare, utilizzare queste per il proprio godimento, divertimento personale, per il proprio piacere personale è reazionario. Però rinunciare a queste cose per paura di queste reazioni è innaturale. So as Srila Sridhar says so nicely in one place, the natural, normal, and wholesome plane of life is in the plane of dedication. Quindi Srila Sridhar Maharaj diceva appunto che la situazione naturale, salubre, completa, integrale per l'anima appunto è nel piano della dedizione. Il vivente deve stare in quel piano di dedizione. So it's not that we should be afraid or reject the material plane, but we simply have to connect it with the Lord, the personal Lord. Quindi non dobbiamo avere paura delle reazioni che arriveranno in questo mondo, delle reazioni negative e quindi rifiutare questo mondo, ma dobbiamo invece connetterci con il Signore. One of our gurus, Srila Saraswati Thakur, he gave one example that if some cows, their shed caught on fire at some time, then they may become afraid of the color red. Delle mucche tipo essere trappolate in un incendio, poi avranno sempre paura del colore. Saraswati Thakur, he gave this example. Thakur ha fatto questo esempio che sia delle mucche che restano intrappolate in un incendio, poi avranno sempre paura del colore rosso. So they had this one bad experience, and then they're associating danger with that color. And then if they ever see any red in the sky, then they become very afraid. Quindi se vedono del rosso nel cielo, il cielo rosso, si impauriscono molto. So in the same way, these persons with this approach of the ascending method, they're seeing that enjoyment, pleasure, beauty, it invites a negative reaction. Because you see something wonderful, something beautiful, something tasty, and you go to exploit it, and then you suffer a reaction. So then they become afraid of all types of beauty and pleasure, enjoyment. Quindi questo è quello che succede a queste persone sulla via del metodo ascendente. Che cosa gli è successo? Che hanno avuto l'esperienza in questo mondo della bellezza, dell'amore, di vari sentimenti, hanno sperimentato, però poi andando lì, quando hanno visto qualcosa di bello, hanno cercato di sfruttare qualcosa in questo mondo per il loro piacere personale, poi hanno ricevuto la reazione uguale contraria, quindi per paura di queste reazioni vogliono quindi rinunciare a tutto quanto un po'. Right, like a renunciate may become afraid of beautiful women. Quindi spesso la rinuncia, questa appunto sviluppano questa mentalità, quindi magari queste persone hanno paura se vedono una bella donna. Or vice versa.
or female Renanzi, maybe you're kind of good looking. Una donna sulla via della rinuncia. So you know, like you hear this idea, oh, women are bad, Quindi are evil. le donne sono il male, il demonio. Actually, there's nothing wrong with them. It's just your approach. It's your issue. Non c'è niente di sbagliato in loro, è solo il modo in cui tu ti accosti, ti le approcci, in cui tu le vedi. Of course, if somebody is struggling with this, then it may be advised for them to keep some distance, but that's not the final solution. Certo, se qualcuno ha dei problemi in questo senso, magari gli può venire consigliato di mantenere una certa distanza, ma certo questa non è la soluzione definitiva, finale. We have to come to a point where we're ready to face everything and anything and connect it with Krishna. See, Krishna is the Lord's interest there. In cui ogni cosa che vediamo, con quale veniamo in contatto, la vediamo in connessione con Krishna, vediamo come qualcosa che deve essere dedicato a Krishna. Srila Sridhar Maharaj, he told this story. One of his godbrothers, he was tricked once by one Indian businessman, a Marwari. Srila Sarasvati Thakur raccontò di un suo Well, Srila Sridhar Maharaj, he told this story about one of his godbrothers. Di come uno dei suoi confratelli That era un business, un uomo d'affari, era stato imbrogliato. And you know, they would go door to door and they'd go to offices. It was a sannyasi, it was cheated by a businessman. Yeah, he was tricked. Ok, era un sannyasi, un suo confratello che era stato un po' imbrogliato da un uomo d'affari, perché andavano di porta in porta a predicare. And so, you know, they used to go house to house and go to different businesses, collecting and preaching. And so on one occasion, this sannyasi, he approached one Marwari businessman, I think it was in Calcutta, and that businessman told him, yes, I will give you a good donation. You let me give you this address, you go there tomorrow, and somebody there will give you the donation. E questo Marwari, questo uomo d'affari, credo a Calcutta, gli disse, ok, sì, a questo suo confratello, sì, voglio darti una donazione, domani vai a questo indirizzo, ti do questo indirizzo, domani vai lì e riceverai una donazione. And so the next day, that sannyasi, he went to that address, and a young woman opened the door. Il giorno dopo questo sannyasi andò a questo indirizzo e una giovane donna aprì la porta. And it was actually a prostitute. Era ovviamente una prostituta. And so she was very surprised to see this sannyasi. Molto sorpresa di vedere questo sannyasi. And what can I do for you, Swamiji? So he was a little confused at first, then he finally understood, oh, this man tricked me, or he played a joke on me. È rimasto un po' confuso, e poi ha capito che questo uomo d'affari lo aveva preso in giro. And he became very angry. Si arrabbiò moltissimo. And he was so angry that he went to his guru, Saraswati Thakur, and in his anger, he started blaming him. Like this is your preaching mission, you know, you're sending me out all these crazy places. E allora si è arrabbiato, è andato dal suo guru, da Sarasvati Thakur, e si arrabbiò perfino con lui, dicendo, ecco, questa è quello che ci induce a fare, no? Andiamo in giro di porta in porta e questo è il risultato. And so he said to him, you know, this is what you expect of me. I even have to go to the prostitute's house. This is what you want from me. And then Saraswati Thakur told him, yes. You know, you have to be ready even for that. So, you know, there's a very nice place where Srila Sridhar Maharaj is discussing all these points, and he gives the nice example that if someone's working in a hospital and they themselves are not very strong, then they may tell their boss, you know, my immune system is not so good
I'm not so healthy myself, I don't want to work with these like extreme cases, people who are seriously diseased, I better not work with them. So I'll work with the less diseased people. Quindi Srila Maharaj discutendo di questo, fa questo esempio, per esempio, che appunto qualcuno magari lavora in un ospedale, però può magari dire al suo capo: il mio sistema immunitario non è così forte, non mi sento di poter lavorare a contatto con malati estremi così contagiosi come questi, preferirei avere a che fare con un altro genere di pazienti. So in the same way, because we are somewhat diseased ourselves, then we'll be advised for us not to go preach in the bar or the brothel, whatever it may be, because we ourselves may come under that influence. Siccome anche noi siamo in un certo senso appunto malati, se ci accorgiamo di questo, siamo consapevoli di questo, potremmo anche non sentirci di andare appunto a predicare nei bar, case chiuse che non ci sono più, insomma, per le strade, eccetera, se non ci sentiamo abbastanza forti. But that's not the final solution. We have to come to such a point of being able to face everything with Krishna there. Però questa non è la soluzione finale, quindi quella di rinunciare o di evitare certe situazioni, ma dobbiamo invece arrivare al punto di riuscire a vedere come Krishna è dietro ogni cosa, Krishna è al centro di ogni cosa. So this is the wonderful harmonizing approach of the Bhakti school. Questo è il meraviglioso e armonizzante punto di vista della scuola della Bhakti. Not renunciation, but utilization. Non rinunciare, ma utilizzare ogni cosa che si utilizza. When everything is connected with the absolute, with the interest of our sweet Lord, then all negative connections, they will be removed. Quando ogni cosa è utilizzata nel servizio dell'assoluto, del centro, e ogni cosa viene incanalata per la sua soddisfazione, tutto il resto sparisce, svanisce. And besides that, there will be positive benefit there. Non solo ciò che è negativo sparisce, ma ogni cosa che è positiva, tutti i benefici vengono. So these are two tendencies that we struggle with all the time, and they're like two sides of the same coin. Enjoyment and renunciation. Queste sono due tendenze con le quali lottiamo quotidianamente, due facce della stessa medaglia, lo sfruttamento e la rinuncia. Of course, apparently they're very different, but they're both based on selfishness. Apparentemente sono molto differenti, ma in realtà entrambe sono basate sull'egoismo. And they cannot remove the root of the problem. Non possono rimuovere la radice del problema. The practice of renunciation, it does not, you have the example is given, you take the weeds up from the top, but the root is still there. It will come up again. Che quando rimuovi le infestanti nella coltivazione, se rimuovi solo la superficie, ma non vai a tirare via la radice, cresceranno ancora. Unless material desire is replaced with spiritual desire, it'll keep coming up again and again and again. Se non sostituiamo il desiderio materiale con quello spirituale, questi desideri materiali continueranno a nascere, a tornare ancora. So in one place in Bhagavatam, it is described how by this ascending method, these persons actually only achieve a temporary liberation from this plane. Nel Bhagavatam ha detto che appunto con questo metodo ascendente, questa via della rinuncia, le persone guadagnano solo una liberazione temporanea. This famous verse in Bhagavatam, they think that they're liberated. Persons who follow these paths. Because eventually they may spend many ages of time in this plane of non-differentiated oneness, but eventually, again, they will have to come down to this world. Infatti spendere tantissimo tempo
in questo piano non differenziato del monismo, dell'unicità, questa fusione con il Brahman, ma a un certo punto nuovamente dovranno ricadere. If they cannot catch hold of the positive current, of the sensual current, then again they will have to come down eventually. La corrente è quella che va al centro, che va proprio verso il servizio del centro. A un certo punto cadranno, dovranno di nuovo ricadere in questo piano. So at the beginning of Srimad Bhagavatam it is described how this approach of pure devotion, tapachai unmulanam, that the suffering of this world that will be taken up from the root. Quindi da qualche altro verso nel Bhagavatam è descritto che questo metodo della Bhakti, con questo metodo la sofferenza di questo mondo, questo mondo sarà strappata dalla radice, estirpata. These ascending paths, they give a band-aid solution. They're not giving a real lasting solution. Questa via invece ascendente mette solo un cerotto, una pezza, non dà una soluzione finale, definitiva, non estirpa la radice del problema. And more importantly, the best that they can do is remove you from suffering. They cannot give you positive happiness. Il massimo che possono fare poi è comunque rimuovere la sofferenza, ma non darti la vera felicità, la vera gioia. So our Gurudev and Srila Sridhar Maharaj, they often quote this verse, another verse from Bhagavatam, stating that real liberation is only when you've achieved entrance into the positive plane. Quindi sia Srila Sridhar Maharaj che Srila Govinda Maharaj spesso citavano un verso dove viene detto che la vera liberazione in realtà è ottenuta solo quando ottieni l'ingresso in quel piano divino del servizio, in quel piano trascendentale, non prima. I think in this chapter we were just going through in subjective evolution, Srila Sridhar Maharaj was quoting that muktir hidvanyatarupam swarupena vyavastiti, that real mukti is only when you realize your true identity and that your true spiritual form and nature in that positive, dynamic spiritual plane. That is real liberation. La vera liberazione, Srila Maharaj dice, citando questo verso, che abbiamo letto da Corone Chaitanya Charita, nel Subjective Evolution, questo libro che stiamo leggendo tutte le mattine, che la vera liberazione è quando in realtà realizzi la tua vera natura spirituale di eterno servitore di Dio e riesci ad entrare in quel piano del servizio, quando realizzi la tua identità eterna, spirituale, di servitore. And I'll just maybe just add, it's not that we completely reject renunciation, and we also don't completely reject, we don't reject enjoyment either, but everything is in service of bhakti. Non è che rigettiamo completamente né la rinuncia né lo sfruttamento, ma dobbiamo capire che entrambe queste cose hanno un senso se vengono usate nella direzione della bhakti. Okay, I'll stop there. Does that help? Does anyone want to add anything? I just go there say when the yogi take all the energy that he has accumulated and use it in the service of the Lord, then he will get the real benefit. All the siddhis. Can you say that again? That when a yogi will collect all the energy, all the credit that he has accumulated to his yoga practice and utilize that in the service of Krishna, offer that to Krishna, then he will get the real benefit of yoga, of all yoga practice. Jai. Direi Jai. Srila Gurudeva appunto anche dice che quando uno yogi raccoglierà tutta l'energia che ha accumulato, che è riuscito a sviluppare attraverso la sua pratica dello yoga e la metterà al servizio di Krishna, userà tutta questa energia per il servizio di Krishna, otterrà il vero beneficio di tutta la pratica yoga. Jai Shri Sundara Govinda Prasanna Shri Jai. Shri Giriraj Balagopal Ki Jai Shri Shri Guru Ranga Kadhara Govinda Sundara Ki Jai
Jai Krishna Kantati ki Jai. 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 Assembled devotees ki Jai. All the world devotees ki Jai. Shri Hari Nam Sankirtan ki Jai. Jai.